Sto smontando lui. Per chi non lo conoscesse, è il PC di AliExpress. No, lo sto smontando perché ci sto per fare un bel progettino che vedrete sul canale settimana prossima. E con l'occasione ho deciso di dargli una bella pulita a tutto l'hardware. Oggi ci andremo a soffermare soprattutto sulla scheda video. Come prima cosa stacchiamo l'antenna wifi che tanto non ci servirà a nulla e mettiamolo di pancia in giù. A questo punto la prima cosa da fare è smontare queste viti qui che tengono la scheda video. Staccare ovviamente l'alimentazione e smontare le viti. Stavo dimenticando, prima di vedere lo smontaggio effettivo della scheda video e quindi come va pulita e tutto, vediamo cosa ci serve. Per pulirla ci serviranno pasta termica, o meglio i pad termici, semplicemente della pasta termica più solida rispetto alla solida che è un po' più liquida e con già la forma dei pad termici della scheda video. Banalmente si vende striscette che tu puoi dover andare a tagliare. Della semplicissima pasta termica e o un pennello o dell'aria compressa. Io solitamente utilizzo entrambi, però per questo tutorial utilizzeremo solo l'aria compressa. Piccola accortezza, quando usate l'aria compressa, mi raccomando, prima di accendere il PC e quindi la scheda video, aspettate 30 minuti. Prima di questi 30 minuti non deve passare in alcun modo corrente all'interno della scheda video, perché l'aria compressa comprime anche l'umidità e quindi si va a formare un alone di acqua sostanzialmente. Niente di particolare, non vi preoccupate. Sulla scheda video questo alone ovviamente va poi a distruggere tutta la scheda video se al suo interno passa corrente. Iniziamo. Come dicevo prima, come prima cosa andiamo a svitare le due viti laterali. Nel mio caso ce n'è solo una perché questo è un PC un pochettino di recupero, poverino, che quindi è pieno di roba senza reale senso. Successivamente andiamo a scollegare questo connettore qui spingendolo. E una volta spinto la scheda video si alzerà leggermente, giusto il minimo per poter staccare la sicura e quindi permetterti di staccare la vera scheda video. Ecco fatto. Abbiamo la nostra scheda video, adesso mettiamo da parte l'intero PC, quindi lui per intenderci, e dedichiamoci a lei, la nostra amata scheda video. Come prima cosa andiamo a svitare tutte le viti. Ovviamente il mio consiglio solito è quello di svitarle anche in base magari a dei video tutorial su YouTube che vi spiegano come svitarle. Solitamente si parte sempre dal dissipatore perché è quello appunto che è più soggetto ad essere smontato. Altro piccolo consiglio, dividete sempre le viti per quello che servono, in modo tale da non imbrogliarvi successivamente. È un'idea, come non lo è anche. E magari fare un video mentre stai smontando la scheda video, in modo tale da guardarlo poi dopo al contrario per verificare appunto dove vanno le viti. In realtà io questa scheda video l'ho già smontata una volta, più o meno è stato 1-1 anno e mezzo fa, quando ho fatto il video di come si pulisce il PC, spiegandolo in maniera molto semplice e veloce appunto come si va a pulire. Dovrebbe potersi staccare il nostro dissipatore, se ho fatto tutto correttamente e non mi sono dimenticato. Mi sono dimenticato un paio di viti, ottimo. Piccolo spoiler, il prossimo video che vedrai, che quindi riguarderà questo PC qui, è la creazione di una test bench. Che cos'è una test bench? Lo scopriremo in un prossimo video. È uno di quegli accessori super utili se hai un PC che smonti spesso e che soprattutto costano un rene. Bene, noi nel prossimo video lo faremo con soli 4 euro e senza dover fare robe ingegneristiche tipo 4 euro e basta. Vado anche a staccargli il suo connettore, lui lo mettiamo qui. Abbiamo le nostre 3 ventoline che andremo anche loro a svitare. Infatti le mie ventole sono quasi perfettamente pulite, perché ripeto, l'ho pulito quasi un anno fa il computer e nell'ultimo anno non ci ho fatto chissà che grande cosa. A questo punto ci rimane letteralmente la scheda video col dissipatore, col radiatore del dissipatore. Dovremo andare a smontare anche lui. Per smontarlo dovremo girarla e andare a svitare queste 4 viti qui. In questo caso, a differenza delle altre viti che abbiamo smontato adesso, mi raccomando a X e piano piano, un po' alla volta, queste 4 viti qui, altrimenti rischiamo di rompere tutto. Ti garantisco che però non è una cosa difficile smontare un dissipatore di una scheda video e dare una bella pulita alla scheda video. Vai tranquillo, cioè io te l'ho descritta magari anche un pochettino in maniera esagerata, però vai tranquillo che non è nulla di particolare. Questa l'abbiamo rimossa. Adesso in teoria dovrebbe potersi staccare il nostro dissipatore, vero? A meno che non ho dimenticato qualche vitarella. E infatti ho dimenticato 2 viti, quelle che sono poste qui. E lo rimuoviamo. Semplice.
veramente una cosa super semplice. Ora quello che dovrei andare a fare è trovare queste cose qui sul dissipatore e sulla scheda video. A me sono gialle, però molto spesso le trovi anche in colorazione celeste e grigio. Rimuoverle e metterne di nuove nelle stesse identiche posizioni di queste. Mi raccomando, perché questi sono i pad termici, quelli che vi dicevo all'inizio video. Prendere un fazzoletto e dare una pulita alla nostra scheda video. Questa è la vera scheda video, quella che tu stai appunto utilizzando per giocare, non tutto l'ambaradan, solo questa. Questa è la, diciamo, la board, quella logica, quella che fa i calcoli. Il resto serve solo a raffreddarla. A questo punto andiamo a pulire questa zona qui, che è il processore, facendo molta attenzione, perché giustamente è il nostro processore logico quello, e non vogliamo che si rovini. Quindi lo accarezziamo dolcemente, togliendo tutto il residuo di anni e anni di pasta termica essiccata. Che lo so che tanto tu non l'hai mai cambiata, pur sapendo che si cambia una volta all'anno. Tu mi dirai, Matt, però pure tu non l'hai cambiata una volta all'anno. Hai ragione. Però in mia difesa posso dire che io questo computer non l'ho utilizzato. Infatti più utilizzi il computer, più ore lo utilizzi giornalmente, più andrebbe cambiata la pasta termica. Per concludere l'opera vado a prendere un cotton fioc e la puliamo anche ai lati. Piano piano la prendiamo, la togliamo. Bene, ora che il nostro processore grafico o GPU è pulito, i pad termici li abbiamo sostituiti. Io non li ho sostituito perché è fresco ancora, ragazzi, cioè lo si vede dal fatto che è ancora appiccicosissimo, non si è seccato per niente. Andiamo a pulire i vari componenti. Per farlo, aria compressa. Io l'ho presa da Action a 1,50 €, però la puoi trovare tranquillamente anche tipo su Amazon a 5 €, una cosa del genere, la pagai una volta. E gli andiamo a dare una pulita generale a tutto il componente, tutta la scheda madre. Ovviamente, come ti ho già detto, non accendere per nessun motivo il computer prima dei 30 minuti, mi raccomando, altrimenti lo vai a rovinare soltanto. Cosa ideale sarebbe smontare anche questa placca. Io non la vado a smontare perché qui sotto raramente trovo della polvere. L'ho fatto una volta, dopo 4 anni non ne ho trovata. Passiamo adesso invece al dissipatore, al radiatore del dissipatore. Mettiamo lei da parte e passiamo alla pulizia di lui. Stessa procedura, togliamo la pasta termica qui, diamo una bella pulita. Ora, con l'aria compressa facciamo tutta la polvere. Fatto. E mettiamo anche lei da parte. Se proprio il vostro radiatore è super impolverato, la cosa che posso consigliarvi è di prendere un stuzzicadenti o un ago e fare a uno tutti gli spaziati tra le varie lamelle del radiatore. Passiamo adesso invece a lui, che praticamente sono le ventole e la parte estetica. Si sono congelate. Qui è dove si accumula la maggior parte della polvere, quindi fai attenzione, mi raccomando. Piccolo trick, nei vari cerchi, anziché utilizzare l'aria compressa, o usi il pennello o magari con un panno di carta fai il giro, ci metti 2 secondi proprio. La cosa da fare è rimontare il tutto, quindi ci prendiamo la nostra amata pasta termica, i pad termici che sicuramente tu avrai già montato al posto di questi, e per concludere la nostra board, ovvero lei. Prendiamo lei. Ci mettiamo un chicco di riso, veramente, non più grande di un chicco di riso, mi raccomando. Ok, e una volta fatto questo, ovviamente dopo aver montato di nuovo tutti i pad, andiamo a chiudere la scheda video. Quindi dissipatore, piccolo consiglio, metti il dissipatore sotto e sopra al contrario la scheda video, cercando già di allinearti con i buchi, in modo da non far muovere troppo la pasta termica. A questo punto rimontiamo prima lui, quindi tiene bloccata la nostra scheda video. Ovviamente anche in questo caso, come nello smontaggio, anche il montaggio a X, quindi avvitiamo un po' alla volta. Piccolo consiglio che posso darti, schiaccia con questo sopra, con quello sotto avvita. Fai così. A questo punto vado a stringerle tutte e quattro, quindi parto dalla prima, le stringo a morte, perché queste servono a tenere fermo il radiatore attaccato alla scheda video. Più spazio c'è, meno la pasta termica è ferma. Ovviamente non vanno spanate le viti, devi stringere, però quando vedi che il cacciavite tende a slittare sulla vite vuol dire che basta, non c'è più bisogno di stringere. Ora giriamola, montiamo prima le ventoline, le 3 ventole, le colleghiamo dopo, e partiamo con le nostre viti, una alla volta perché ce ne sono un po'. Ci aggiorniamo quando ho finito di richiuderla, tanto alla fine è semplicissimo, basta applicare le viti e collegare i 2 cavetti e vediamo se funziona ancora. Ok, ho realizzato al volo questa test bench e come puoi vedere il PC sta ancora funzionando, mi è caduto un trappiede in testa. E niente, vuol dire che il lavoro che ho realizzato è stato fatto correttamente. Che la video pulita, tutto funzionante, top. Detto questo, spero che questo video ti sia piaciuto. Se così è stato, lascia like, iscriviti al canale e commenta con la tua scheda video. Noi ci vediamo in un prossimo video, sempre qui, sempre da Metcom. Ciao!